Buongiornissimo a tutti, eccoci qua nel nostro primo video amatoriale del nostro canale Provo a fare cose. In questo video, ragazzi, andiamo a vedere come cambiare la piletta del rubinetto. Allora, qua ho fatto io un piccolo tapullo, chiamiamolo così. Questo era un rubinetto vecchio stile con le due manopole. Siccome perdeva, ho deciso di recuperare un rubinetto in mio possesso, solo che in attesa poi di trovare dei tappi da mettere qua. Siamo in una casa in campagna, quindi diciamo ottimizziamo quello che sono le nostre risorse. L'unica cosa che ho notato è che quando tiro su il rubinetto qua perde. Ci siamo un po' documentati, perché ovviamente anche io non sono un tecnico, quindi cerco di apprendere. Abbiamo scoperto che il 99 su 100 il problema è questo, che è il meccanismo che ovviamente tira su l'acqua, apre e chiude il rubinetto. Queste sono le due bocchette da dove entra l'acqua calda e l'acqua fredda. Ho visto che rispetto al nuovo mancano delle guarnizioni, quindi potrebbe essere che sia per quello. Ho provato a recuperarne uno vecchio, ma non era adattabile. Quindi andiamo innanzitutto a, non so se riusciamo a vedere questo piccolo buchino, dobbiamo andare a smontare questa parte qua. Non so se è abbastanza agevole da vedere. Qua c'è una vitina che noi semplicemente andiamo a svuotare. Mi metto qua il tappino, non vorrei mai che mi cadesse giù. Ok, la andiamo a togliere molto semplicemente. Vi ricordo che io sono un apprendista, non sono un idraulico, quindi perdoneranno i professionisti, ma spero di aver reso l'idea. La vite è qua, poi si andrà a stringere. Questo era quello che avevo provato a mettere in tapullo, ma non andava bene. Svitiamo la ghiera. Anche questa avevo provato a metterla di recupero per adattarla, ma non va bene. E andiamo a togliere questa. Anche a questo manca le guarnizioni. Ora recuperiamo il pezzo nuovo. Ecco qua il pezzo nuovo, nella sostanza, come potete vedere, è identico. C'è solo un marchio qua, e qua abbiamo le due guarnizioni. Non si fa altro che inserirlo all'interno. Come potete vedere ci sono i due canali dove entra l'acqua, e dovrebbe essere sufficiente metterlo all'interno. Poi questo meccanismo gira, come potete vedere, e questo dovrebbe essere l'intervento da eseguire. Andiamo a rimettere la sua ghiera originale. Ok, e andiamo a rimettere il suo tappetto che c'era in principio. Ovviamente non ho capito perché non si incastra in maniera agevole. Eccolo qua. Molto bene, dopo un po' di tentativi siamo riusciti, credo, a rimetterlo. Considerate che è un rubinetto di recupero, come vi ho già accennato, e a questo punto andiamo a rimettere questo. Vediamo, vedete, così c'è il meccanismo e si spera che in questo modo si risolva. Andiamo a riavvitare questa vite, non so come definirla.
Ok, ha stretto. Ora non ci resta altro che provare con l'acqua. L'avevo chiusa perché provando il vecchio mi rimaneva poi sempre aperto il rubinetto, quindi l'ho chiusa preventivamente. Ecco qua, post montaggio abbiamo rimesso la vite così da incastrare la manopola e voilà, il problema è bello che risolto. Una cosa molto 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 importante, perché io mi ci stavo picchiando e poi in realtà era una sciocchezza. Come potete vedere, questa cartuccia ha questi due fogli ovviamente dove entra l'acqua calda e l'acqua fredda. Io ho messo ovviamente la cartuccia nuova, non mi dava il problema diciamo sulla manopola in cima, ma oltre a sibilare rimaneva aperta l'acqua fondamentalmente, il flusso d'acqua continuava a andare avanti. Fortunatamente mi sono accorto della causa è perché le guarnizioni di questi due che vedete erano rimaste attaccate al fondo e quindi in conseguenza non permetteva alla nuova cartuccia di fare perfetta aderenza, rimaneva quel gradino che faceva passare l'acqua. Quindi mi raccomando, controllate quando lo smontate che non ci rimangano le guarnizioni all'interno e nel caso toglietele. Spero che il video vi sia stato utile, abbiamo giocato un pochettino insieme ragazzi e ci vediamo a un prossimo tutorial prova, tentativo. Ciao!